Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di gennaio 2026 e prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate, se volete, i link per vedere meglio le recensioni, quindi vedere meglio i mazzi che andrò ad utilizzare e anche i link per acquistarli. Inoltre devo assolutamente ricordarvi che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese del successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E adesso partiamo con la lettura, ma facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e quindi poi proseguire con le prossime energie e le prossime indicazioni. Voi avevate il Papa, un'energia, diciamo secondo me di consapevolezza, di saggezza, soprattutto perché magari avete fatto delle esperienze che vi hanno portato, crescita, anche evoluzione, soprattutto interiore? Sì, assolutamente sì. Spesso ha a che fare con l'aiuto, col sostegno, con la mediazione, il confronto, le relazioni in senso lato, dove c'è possibilità di trovare un compromesso e una mediazione sia in termini di relazioni sentimentali e affettive, sia per le questioni più pratiche. Quindi un mese dove avete potuto sfruttare al massimo la vostra saggezza e le esperienze del passato. Magari sono proprio queste e ulteriori esperienze che vi porteranno ulteriormente a uno slancio, a un qualcosa di diverso. Questo lo possiamo vedere adesso con il vostro arcano del mese di gennaio. E quindi andiamo a vedere anche come inizierà questo nuovo anno 2026 per voi con l'arcano del mago, quindi un vero e proprio nuovo inizio. Infatti, può anche darsi che il Papa per voi abbia rappresentato una specie di preparazione, di aver conseguito alcune cose o di aver tracciato una linea ben precisa per portarvi a iniziare con questo mago nella piena accettazione delle vostre capacità o anche accettazione di alcune capacità ancora da migliorare o da sviluppare. Essendo proprio la carta per eccellenza del nuovo inizio o delle iniziative, magari anche di cose che abbiamo messo da parte, lasciato nel cassetto e che abbiamo bisogno di riprendere e ricominciare, questa è l'occasione giusta per farlo. Magari, come dicevo, sia di migliorare alcune cose, sia se avete dei nuovi progetti, vuol dire che questo è proprio il momento giusto, e anche di sviluppare, valutare delle possibili novità in arrivo. E adesso concentriamoci proprio sulle vostre energie e capire un po' l'andamento del vostro mese di gennaio e poi vedremo i vari ambiti, l'amore e i sentimenti, il lavoro e le finanze e infine i segni zodiacali da attenzionare. Vediamo un po'. Come prima energia troviamo quella del sole, bellissima, felicità, gioia, ottimismo. Diciamo che nelle varie circostanze può addirittura portare lucidità e maggior chiarezza, finalmente magari di vederci chiaro su qualcosa, oppure di essere molto più tranquilli e spensierati e anche una soddisfazione, un ottenimento e un successo. Ovviamente di cose che magari avete già iniziato precedentemente. Magari forse proprio questa energia, questa nuova energia di ottimismo, una bella carica e spinta che vi può portare in questo caso al fante di bastoni
È un'energia 11, quindi riprendiamo un po' la numero 1 del mago, però questa, ci porta ad essere, un po' circospetti, quindi è vero accogliere delle novità, delle proposte, delle cose nuove da fare, però di farlo, ovviamente con cura, con attenzione, andando prima a sondare il terreno, a valutare qualcosa e osservare prima di iniziare, ecco. Però è possibile già iniziare qualcosa. Forse questo è il momento giusto per farlo, di non aspettare oltre, perché con questo 5, di coppe ci sono altre situazioni, magari, delle delusioni o delle cose che, non procedono per il verso giusto, forse c'è un po' di, insoddisfazione, personale, non dico relazionale, può essere, perché essendo una carta di coppe riguarda principalmente uno stato nostro di insoddisfazione riguardo alle relazioni, magari una delusione, un qualcosa che non ci aspettiamo o, magari ci può deludere. Essendo una stesa generica, ovviamente consiglio sempre di ascoltare, di prendere quello che vi risuona maggiormente. Adesso magari abbiamo visto in senso lato, andiamo a vedere proprio ambito amore e partiamo proprio da questo, anche per comprendere meglio quello che ci siamo già detti. Amore coppia single, alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Qui troviamo il 2 di spade. Ecco, in amore sì, si vede un inizio un po' spento, soprattutto da indecisione, incertezza, oppure magari ci sono delle tensioni, dei conflitti che non si vogliono affrontare, magari si sta aspettando, oppure dobbiamo per forza affrontare, soprattutto se vogliamo risolverli. E quindi quando salta fuori una carta del genere vuol dire che questo è il momento giusto di risolverli, altrimenti poi continuiamo a portarceli dietro. E quindi valutate. Quando c'è un confronto ovviamente occorre, sfruttare le vostre capacità per, soprattutto nella comunicazione, nell'espressione, nel condividere, nell'aprirsi, e quindi di vedere andare oltre certe circostanze, certe situazioni. Direi che è solo questa prima parte, perché invece si vede il resto del mese molto più positivo. Può anche essere che tutto procede bene e la fase di incertezza è una pianificazione per un viaggio, per un progetto da mettere in moto, per un qualcosa che può essere molto interessante, stimolante e positivo per voi, perché comunque c'è una nuova carica di novità che possono essere sia in arrivo, portate, come vi dicevo, da questo bellissimo carro. È una carta di movimento, quindi però non vuol dire che tutti si mettono in viaggio, assolutamente no, non è possibile, però per alcuni sì, magari partenze e ritorni, magari di aspettarvi, se siete in ritorno da una vacanza, una bella nuova energia da poter trovare anche nuovi stimoli e novità proprio in questo ambito. Oppure potrebbe essere non proprio un viaggio, magari proprio un viaggio da fare adesso o da programmare adesso per farlo successivamente. Per altri magari una nuova energia molto più attiva, molto più stimolante proprio per migliorare il rapporto se c'è qualcosa che non va, oppure per proprio dei progetti che vi coinvolgono particolarmente. Mentre per i single troviamo un qualcosa di interessante riguardo soprattutto il passato, perché il 6 di coppe ci porta e ci riporta magari a qualcuno che abbiamo conosciuto, un'esperienza già avuta, anche a una relazione precedente che magari non ancora si è conclusa o forse nel nostro cuore risuona ancora qualcosa di questo passato. Può anche darsi che sia fine a se stesso e che rimanga qui,
se non ha più motivo insomma di essere riavviato, oppure potrebbe esserci una nuova spinta, un nuovo inizio a partire da quello che è già successo. E anche qui io sottolineo sempre il fatto che è una stesura troppo generica, che non tutti viviamo la stessa vita e quindi di prendere le varie informazioni e di adattarle. Ad esempio, se appunto c'è una conoscenza, una frequentazione che è andata in modo altalenante, oppure c'è stata una separazione, chiamiamolo una specie di allontanamento, potrebbe esserci un riavvicinamento, quindi darsi una possibilità di ricominciare. Invece potrebbe esserci stata una conoscenza del passato che magari dopo un distacco avete nuova possibilità di incontrare o risentire, rivedere questa persona e allora da lì può sbocciare, qualcosa di, interessante che però ha un lento cammino, quindi la temperanza ci sta dicendo che c'è comunque evoluzione e magari dobbiamo avere fiducia e pazienza di aspettare e vedere poi successivamente. Quindi per alcuni può essere veramente una novità assoluta, per altri addirittura sia un qualcosa che riguarda il passato, sia una totale novità. Quindi come vedete ci sono questi vari aspetti, che possono aiutarvi a comprendere meglio questo ambito. Vediamo adesso la parte più pratica, lavoro, finanze, denaro, progetti di vario tipo. Vediamo che cosa vogliono dirvi. Troviamo la carta della forza. Questa ci consiglia massima attenzione e concentrazione sulle nostre finanze e sulle stesse energie, quelle che impieghiamo in quello che facciamo. Allora magari abbiamo bisogno di prendere il controllo di noi stessi. Se siete in pausa ci sta perché magari il pensiero cade su alcune cose che dovete fare, che volete magari sistemare, eccetera. Allora questa vi sta dicendo pian pianino, controlliamo le cose in un modo equilibrato, non lasciamo prenderci dall'ansia, o da alcune cose che magari non possiamo fare adesso e allora poi procederemo successivamente. Se ci sono delle preoccupazioni, sì, magari le prenderete in considerazione al momento giusto, quando ci sarà possibilità di andarle a sistemare. Forse ci sono anche delle spese, delle cose da affrontare che sapete già che possono essere un po' difficili e complesse, però non ci pensate subito. Forse la prima parte del mese è un po' più adatta a prendere il controllo, magari a, non sottovalutare niente e quindi concentrarsi proprio al massimo, prima di tutto su di voi e anche sulle varie possibilità. Con il 4 di bastoni alla fine può comunque voler dire che nonostante ci sia qualcosa che non va, può essere risolto, e quindi ottenere dei risultati, delle soddisfazioni e anche poi di prepararvi a una nuova fase. Questo in genere proprio per le finanze, anche per chi ha il lavoro c'è da comprendere bene cosa può voler dire per voi questo 3 di spade. La fase dolorosa può essere semplicemente fastidio nel ricominciare a riprendere alcune cose a livello lavorativo, oppure perché magari già sapete di dover affrontare determinate cose, anche un certo tipo di spese e di impegni gravosi. Per altri magari ci sono delle cose che vi portate dietro da un po' di tempo, può piacere, non piacere il lavoro o qualche aspetto, allora qui c'è un po' di pesantezza. Quindi in realtà possono essere sia cose superabili o sapete magari di aver già a che fare con queste cose e quindi, si ripetono puntualmente. Per chi è in cerca, magari anche per chi, ha avviato un grande cambiamento, probabilmente alcune cose riguardano principalmente raggiungere più tranquillità, più serenità, infatti la troviamo anche come energia principale, quindi, tranquillità, strettamente personale, però attenzione il come, mi dissi sin dall'inizio, indica, espansione, apertura, socializzazione, quindi anche delle, situazioni che possono essere positive
positive e costruttive proprio in questo ambito. Può essere una nuova occasione, una fonte, di guadagno o comunque un sostegno da parte di qualcuno, magari già sapete che dei cambiamenti e delle idee che avete o delle cose che avete già fatto precedentemente hanno bisogno di tempo per maturarsi, assolutamente sì, ne siete consapevoli, però in qualche modo nel corso del mese si dovrà agire concretamente e quindi cercare un po' di difendere voi stessi, le vostre idee e soprattutto, le vostre finanze, di, aspettare che in qualche modo, magari, c'è un'evoluzione in corso e quindi se tutto procede in modo lento, non dipende da voi, ma dovete semplicemente aver pazienza e aspettare. Magari qualcosa salterà fuori proprio verso la fine del mese, forse è qualcosa che non vi soddisfa proprio pienamente, però potrebbe essere un inizio, una nuova fase, un passaggio che forse vi porterà, magari altrove, però l'importante è incominciare o accogliere, sia una novità, una proposta, però lì, sarete voi a scegliere se accettarla oppure lasciarla andare e passare oltre. E adesso procediamo con, l'ultimo passaggio, andando a vedere i segni zodiacali da attenzionare. Particolarmente nel vostro mese di gennaio troviamo Gemelli, poi abbiamo il Sole che si riferisce al Leone. Ecco, il Sole ci fa anche capire, essendo un oracolo astrologico, che potremmo avere a che fare con, persone che possono aiutarci sia a incoraggiarci, ad avere forza, ispirarci con la creatività, a migliorare e a renderci conto delle nostre capacità, dei nostri pregi, la stessa autostima. È bello avere a che fare con persone, con le quali possiamo esprimerci liberamente e può esserci, questa cosa qui, anche aiuto e sostegno per raggiungere un obiettivo e un traguardo. Poi troviamo infine Nettuno che si riferisce ai pesci, quindi questi sono i segni con i quali avrete a che fare. Diciamo che oltre a quello, che già detto, inoltre loro vogliono dirvi, di, sfruttare, il vostro intuito, è vero di seguire i vostri sogni, però di non crearsi illusioni e soprattutto di non aver fretta, anche per gli sviluppi che riguardano ovviamente in questo ambito, le relazioni o una nello specifico. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via, se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana o il lunare motivazionale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di gennaio. Ciao!